Allora, questo è quello punk. Molto punk. Questo un pochino meno. Ciao chitarristi, oggi vogliamo darvi 8 consigli per dominare il metallaro che è in voi. Oggi non sono da solo come vedete, qui con me c'è Diego Didi Cavallotti, chitarrista dei Lacuna Coil e Inverno. Ciao ragazzi, tutto bene e grazie per essere qui insieme a voi. Bene. Ovviamente se anche solo uno di questi consigli vi sarà utile, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video e scrivete un bel commento. Mettete anche un consiglio così magari anche gli altri chitarristi imparano qualcosa e facciamo tutti una bella raccolta. Allora, i consigli saranno frutto delle nostre esperienze sia in studio che in live. Proviamo a farvi la guida definitiva del chitarrista metallaro. Iniziamo subito dal numero 1. Sei un drago, sei. Numero 1, il downpicking. Non sei un chitarrista metallaro vero se non sai gestire il downpicking. Sì, esattamente sì. Per fortuna ci siamo noi a spiegarvi come si fa, siete ancora in tempo per recuperare. Il downpicking è un modo di usare il plettro e quindi di generare una plettrata che non sia alternata come siamo soliti vedere fare i chitarristi, quindi non giù, su, giù, su, giù, su, ma essendo appunto downpicking, plettrata giù verso il basso. Quindi sono solo plettrate verso il basso, da su a giù, da su a giù, da su a giù. Che ti dà quella pasta, Pacca. che è quella pacca che si usa molto spesso nei riff metal, come potrebbe essere un riff dei Pantera. Non voglio male i Pantera, soprattutto i fan dei Pantera, però io se penso a downpicking penso a James Hetfield. Così. Anche, è vero. Vabbè, cioè se la giocano bene, dai, diciamo. Che viene fuori ancora di più Quando usi il palm mute, certo. Quindi usi il palmo sul ponte delle corde e picchi giù più forte che puoi e viene fuori quel... Questa è la descrizione più onomatopeica. È vero, esatto. E non so da dove ho tirato fuori onomatopeica. La cosa fondamentale del downpicking è che ad alte velocità la respirazione è importantissima, perché se non respirate non plettrate, se non plettrate non suonate, quindi cosa state facendo? A livello muscolare fai molta più fatica, essendo veramente un movimento ripetitivo velocissimo. A una certa il braccio comincia a farti male e rischi di farti anche male. E poi non va più, per cosa suona? Ma ovviamente ve lo facciamo anche sentire. Ok, ne diciamo velocemente subito un altro. Numero 2 è il fret wrap. A me il fret wrap ha salvato la vita sempre. E voi direte, cos'è? Dov'è? Ve lo facciamo vedere. Lui. Questo è proprio quello che si compra se si vuole fare i fenomeni. Ma ci sono anche un sacco di soluzioni punk. Veramente punk, tantissimo punk. Questo ve lo linko qui sotto in descrizione. Però il concetto di base resta lo stesso. In sostanza si tolgono tutti quei rumori delle corde che risuonano oltre il capotasto. Quando vai su di gain diventa un casino. Sì, i fischi noiosissimi che ci sono tra un palm mute e l'altro, quei ficchi. Questo lo va a eliminare completamente. Che tra l'altro è lo stesso principio delle molle del ponte tremolo. Esatto. Quelle dietro. Tipo io avevo riempito la mia 7 corde che ha il Floyd, ci sono le molle, e l'avevo riempito tutto di fazzoletti usati. Questo però è un pochino più pro rispetto a quello che si usa normalmente. Io ad esempio uso un elastichino per capelli o addirittura un gaff tape sulle corde. Lì, insomma, abbiamo capito. Comunque, tante parole, adesso proviamo a farvelo sentire così sentite l'effetto che fa e quanto è importante averlo. Che sia punk oppure quello che si compra. E magari capite un attimino meglio quello che stiamo parlando, visto che comunque non siamo abbastanza... Io. Allora, questo è quello punk. Molto punk. Questo un pochino meno. Adesso lo togliamo così vi facciamo sentire l'effetto senza e poi lo rimettiamo solo per fargli fare più fatica a toglierlo, metterlo. Adesso provi e non lo fa. Senti qui. Adesso per non far fatica a rimettere l'altro gli presto il mio, che non va bene per le chitarre 7 corde, ma noi lo facciamo andare bene lo stesso. Magia. Molto più tight e ci piace.
Come terzo punto voglio parlare di un'altra cosa molto importante nel mondo del rock e del metal, ovvero l'approccio alla registrazione e l'approccio al live, per quanto riguarda ovviamente i suoni da usare sulla chitarra. Tu Diego, come ti approcci alla registrazione e poi al live? In fase di registrazione abbiamo la fortuna comunque di utilizzare molte attrezzature, tutte diverse, e combinarle tra di loro, quindi questo ti dà la possibilità di avere un prodotto decisamente più definito, con magari delle dinamiche diverse. Ad esempio con l'ultimo lavoro della Lacuna Coil abbiamo combinato 3/4 ampli ed è uscito un prodotto veramente violento a livello di suono, ma che non è praticamente possibile riportarlo live. Quindi in una sessione live mi sono scelto il mio suono che uso sempre, però in studio è molto più versatile come cosa. Sì, sei in una situazione magari un pochino più controllata, quindi sì, riesci anche a più comoda, esatto, puoi anche sperimentare, cosa che live difficilmente capita per questioni di tempo e attrezzatura, perché nell'ultimo singolo della Lacuna hai usato anche lei. Sì, questo è letteralmente un camion da portare, e se te lo devi portare a tutti i concerti c'è dentro anche chi è che l'ha fatto lì dentro. Mi ha detto che sta bene anche se non gli dai da mangiare da un po'. Non male. Quindi in studio testate così. Anche testate, a parte le testate, testate ampie, sì. casse, microfoni, ma anche simulazioni digitali. Tutto mischiato, cioè praticamente prendi tutto il suono delle testate, sì, esatto, sì. tutto insieme. Cioè, cerco di riportare live quello che creiamo in studio. Non è semplicissimo, ma cerchiamo di avvicinarci sempre il più possibile. Tra l'altro io sono venuto a spiarti alle prove. C'ero anch'io. Sai che non ti ho visto? Pensate. Alle prime prove a cui sono venuto usavi questa Blackstar. Sì. E stavi facendo le prove per il tour americano che avete concluso da poco. Esatto, quello di maggio, sì. Esatto, ok. In quell'occasione usavi le simulazioni digitali dentro l'ampli. Sì, ho bypassato il pre. Praticamente split il segnale prima della cassa. Sì. Esci poi da qui. Esatto. Questo setup è quello che al momento è più comodo per ok. Quindi di solito da qui esci, esatto. Entri lì dentro, lì, e contemporaneamente esci stereo, tutte e due, e vai al PA. Esatto. Non c'è niente perché c'è solo quel cavo là che niente. serve solo per farlo funzionare al contrario. Quando Blackstar ci dirà come mai questa cosa. Come mai? E questa era la tua prima prova. Poi hai scoperto che Blackstar non si è fermata 25 anni fa con gli amplificatori. Esattamente, rimasi molto sorpreso. Infatti questo buon ragazzino qua mi ha portato Lampred. Questo praticamente è quello, ma così. Tascabile. La descrizione più bella, quello ma così. Quindi adesso questo ha sostituito nella tua attrezzatura che usi anche live questo camion. Esattamente, il che è molto più facile da trasportare. Facendo tanti live in giro per il mondo dove si deve volare e non ci si può portare dietro un sarcofago del genere, una persona dentro, questo lo metti nel tuo zainetto, è perfetto. Tra l'altro io di questo sul canale ne ho già parlato, vi lascio il video qui sopra così potete vedere il video dove ci sono solo io che parlo, poi tornare qui dove c'è anche lui che parla e vi dice cose, e poi ve lo facciamo anche sentire. Però non questo, è un secondo. Ci arriviamo. Allora, questo adesso in live tu lo usi come usavi la testata. Quindi metti il cavetto, send e return. Esatto. Dalle tue simulazioni digitali finisci nel return e da lì esco. E da lì vai a una cassa vera. Sì. Perché sul palco ti ascolti in questo modo. Com'è Lamped 1? È veramente una figata. Ti trovi una bene, figata. Mi si è aperto un mondo, ragazzi. Blackstar, Tanta ho roba. colpito ancora. Com'è che lo usi? Niente, fondamentalmente questo canale è splittato da qua. Esco, Ok, esci da quel cavo, il cavo corre. vado a sostituire La testata. con questo. Usi questo. Ok, vediamolo dietro. Esattamente come una testa normale, sì. Ok. Poi da qua il cavo esce, si attacca alla 4x12. Ovviamente. Ok, qui sopra invece modalità, vediamo la flat, che è quella per usarla con i modeler. Esatto.
Potenza abbiamo visto prima. Abbiamo usato il 20 perché il 100 ci sembrava un po' troppo esagerato, quindi siamo rimasti un attimino più Il 100 era già troppo. ma chissà. Poi ovviamente dalle prove sei passato anche al live veramente con l'Amped, Sì. però non con l'1 ma Con il 3. Blackstar ci ha mandato questo. Questa è la versione 3, non c'è un video sul canale, però potete consolarvi con la versione 2, vi lascio il video qui sopra. Questo è molto simile e ha un sacco di suoni dentro che vanno anche bene per il metal, però come abbiamo detto un attimo fa, tu la parte di preamplificazione la salti. Certo. Però noi siamo gentili, possiamo dire, e vi facciamo sentire lo stesso riff suonato con l'attrezzatura live normale, dritta. In multiversioni. Esatto, perché poi vi faccio sentire anche lui da solo, cioè lui vi fa sentire. Al punto numero 4 abbiamo messo un'altra cosa importantissima nel metal, nel rock, ma in generale per la chitarra, ma nel metal ancora di più. Direi fondamentale. Fondamentale, ovvero il suono di chitarra messo in un contesto di band, perché poi se si suona live con una band metal la chitarra è meglio che si senta, e quello che succede spesso è che quando si suona metal gain a palla, basse a palla, medie 0, alte a palla, quando suoni non si sente niente, quindi Bisogna raggiungere determinati compromessi, poi dipende tanto dal genere che si fa. Io per la mia personale esperienza con i Laguna Coil, in cui c'è il basso che è veramente prepotente e ha un setup di basse e alte e medie non troppo, quindi ho dovuto trovare un compromesso che non cozzasse con queste due cose, quindi ho dovuto ricercare un suono che mi soddisfasse ma che comunque non cozzasse con quello che era il suono di basso, backing tracks, batterie, perché comunque tutte le frequenze si mescolano tra di loro ed è veramente difficile trovare una quadra quando sei sul palco. sì, c'è quel punto magico che quando lo trovi Esatto. tutti gli strumenti fuori si sentono, e adesso non dico che è come ascoltare il disco, però dalla botta, dalla chiarezza si distingue bene il suono della chitarra da quello del basso, da, non lo so, dei sintetizzatori che ci sono in base, in backing track o cose del genere. Tante band con due chitarristi, se ascolti singolarmente i chitarristi, hanno due suoni completamente diversi. Complementari. Il rischio è quello di trovare un suono di chitarra che magari non è bellissimo in senso assoluto da ascoltare da solo, però quando lo metti lì seduto comodo nel mix Il diventa... famoso compromesso. Esatto. Punto numero 5, metto il boost all'amplificatore. Ora, voglio dare una dritta un pochino più tecnica per il suono. Un sacco di chitarristi mi scrivono perché sentendo il suono che faccio di solito per le demo metal hanno tante domande su come ottenere quel suono. Vi svelo il mio segreto, che vabbè è segreto, non è un segreto però vabbè. Il problema di tanti è che cosa fanno? Prendono l'amplificatore, come dicevo prima, aumentano il gain, quindi la distorsione dell'amplificatore, però poi il suono diventa tutto un pastone, non si capisce più niente, le note si confondono. Io ho spiato un po' i suoni di Diego e ho visto che anche lui fa praticamente la stessa cosa, il principio è lo stesso. Allora, il concetto qual è? Si prende l'amplificatore, il gain si abbassa di un bel po', quindi il suono deve diventare non più un suono distorto, pieno, possiamo dire completo, ma quasi un crunch. Crancettino, sì. Esatto. Lì si prende un pedale di overdrive, si regola come boost e si mette prima dell'amplificatore. Facilissimo, sono 3 potenziometri, il tono chi se ne frega perché ognuno lo regola come vuole, però l'importante sono i 2 potenziometri di volume e gain. Questi due devono essere gain al minimo e volume al massimo. In questo modo si può trovare una regolazione di partenza che dà un bel punch, una bella botta al suono che esce, e il beneficio più grande che si può trarre da questa cosa è la chiarezza, perché si riesce a raggiungere distorsioni toste, però senza perdere la definizione delle note, che è una cosa che quando si suona in band a volumi esagerati è forse la priorità. E anche quando usi accordature non propriamente standard, come potrebbe essere un drop La. Un drop La come quella che uso io, è molto difficile renderlo molto chiaro e si va a impastare tanto. Scordando poi con le note così basse, e poi torniamo al punto di prima, diventa un casino far interagire quelle note con magari un basso. Esatto. È un disastro, è una cosa lunghissima. Quanto tempo ci hai messo più o meno a trovare un suono 5-6 anni. Non 5 minuti e via. Comunque anche qui voglio farvi sentire un prima e dopo. Prendo un amplificatore, alzo il volume
a 12. A 12 vi faccio poi il volume, il gain, tutto a 12, ci rompiamo le orecchie e poi vi faccio sentire quello giusto e poi mi dite voi nei commenti. Ci dite voi nei commenti. Però possiamo anche agire sulla chitarra fisicamente per cercare di migliorare il controllo e il suono in generale. Parliamo un attimo di pick-up, attivi o passivi? Io ho iniziato con pick-up attivi, però poi mi sono subito reso conto che peccavano un po' di dinamica. Di conseguenza sono passato ai passivi. Mi trovo molto meglio. Se vuoi prendere... Scusa telecamera. Passivi, questi sono dei Seymour Duncan, quindi non hanno alimentazione dietro, quindi sono nudi e crudi. Sono molto versatili per quanto riguarda la dinamica, nel senso, abbassando il volume della chitarra puoi avere un crancettino, addirittura forse un pulito per gli arpeggi. E ad esempio in fase live spessissimo per fare le parti pulite o comunque in crunch non uso mai il canale crunch, mi piace di più abbassare il volume e giocarmela così perché è molto più naturale, molto più live, cosa che con i pick up attivi come usati in precedenza non mi ci sono mai trovato, anche perché il pick up attivo ha quell'attacco, non scappi. Io invece, al contrario suo, sulla mia chitarra, che adesso ha un po' di polvere, ma fa niente, ho montato 2 Seymour Duncan sempre, però attivi. Quindi la mia dietro ha il foro, qui ci sono i fazzoletti usati che vi dicevo prima, qui c'è dentro la pila che alimenta il circuito di preamplificazione interna dei pick-up attivi. Il problema che lui riscontrava con i pick-up attivi, io l'ho trovato un pochino meno presente, perché questi pick-up attivi sono un po' meno aggressivi dei pick-up attivi tradizionali, quindi a differenza magari degli EMG, quelli super pompati, così. Sì, questi qui sono dei Seymour Duncan Blackout e li ho trovati comunque molto più, tra tantissime virgolette, passivi, però restano comunque attivi, quindi picchiano, danno sberle a tutti. È anche da dire che dipende dal genere che fai. Se fai comunque hard rock, heavy metal, che hai veramente bisogno di alcune dinamiche, hai più parti pulite, parti crunch e così, magari il pick up passivo ti valorizza un po' quelle tecniche. Invece un pick up attivo è pressoché fatto per far metal, cioè comunque suoni belli tosti, belli pieni di gain, che purtroppo peccano di dinamica. Ovviamente la differenza la fa il chitarrista, non la fa mai lo strumento. Ho visto gente usare pick up attivi come se fossero delle chitarre acustiche, per dire, quindi cioè dipende tanto anche dalla mano di chi la suona. Che coraggio. Comunque anche in questo caso prendiamo lo stesso riff, in questo caso un riff della Cuna. Lui suona la sua chitarra con i pick up passivi, io uso la mia 7 corde con i pick up attivi e cerchiamo di farvi sentire, se sentite, la differenza tra i due pick up. Ora, come punto numero 7, un'altra cosa importante. Scegliere la chitarra giusta fa sicuramente la differenza, ma ci sono un sacco di cose ben più economiche di una chitarra che possono dare il loro peso e influenzare magari non il suono, ma il modo in cui si suona qualcosa. Prima cosa fra tutte, il plettro. Esatto. Tu che plettro usi? Io nel corso degli anni ho cambiato un sacco di plettri. Ho iniziato con i pesi piuma, vuol dire quelli che proprio proprio delle piumette, sì, fino ad arrivare a
quelli da 1 millimetro, super sharpi, quindi a punta, perché il mio modo di suonare è cambiato nel corso degli anni. Mi serve più attacco, mi serve ritmiche più veloci, più serrate, così, cosa che non potevo fare con dei plettri molto più morbidi. Quindi dopo una bella ventina d'anni sono riuscito ad arrivare a trovare la mia dimensione per quanto riguarda i plettri. E meno male che i plettri non costano come le chitarre, sennò era un problema. Vero, come anche le corde. Ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Io come plettri invece mi sono sempre trovato bene con i Jet... come si chiamano? Mi trovo talmente bene che mi ricordo... No, i Dunlop Jets 3 XL, quelli neri, che sono durissimi. Però ultimamente ho cambiato. Ho preso praticamente lo stesso plettro perché la forma comunque un pochino a punta mi piace, sono comodo. Però ho preso i Tortex, quindi quelli di quell'altro materiale un po' diverso, che sono comunque un pochino più morbidi, però restano comunque... Sono diventato un metronomo intanto. I plettri, questi qua da 1 millimetro, non sono solamente dei plettri ottimi per fare heavy metal, ma fungono anche da libera carrello quando vai al supermercato. Se usate uno di questi, il carrello, e risparmiate anche €1. Però dovete spenderlo per comprare il plettro. Quindi... Esatto, quindi Siamo lì. è un investimento, perché comunque ti rimane. Poi, come abbiamo anticipato prima, oltre al plettro, anche le corde. Non solo per marca e modello, ma anche per le dimensioni stesse delle corde, gli spessori. E qui tra noi due abbiamo due approcci che sono completamente diversi. Pur suonando 7 corde, sia io che lui, ci sono venuti degli anni prima di riuscire a trovare un setup di corde che mi soddisfacesse, e ho iniziato veramente con delle corde perché volevo intervenire ma non lo sapevo, però è la cosa che ho pensato di dire mi ha fatto ridere. Devi dirlo, adesso sono andato fuori. Ho iniziato con anche lì pesi piuma, corde molto sottili, se non ricordo male erano 0,9, 0,52, 0,9, 0 qualcosa. Usavo ancora la 6 corde. Ah, ecco, volevo chiedere. Sì, usavo ancora la 6 corde. Poi però il primo approccio con la 7 corde, una corda in più, sempre più spessa, generi sempre più violenti, sempre più pesanti, mi hanno spinto a una ricerca di suono di una pasta di corde molto più punchy. Quindi al momento adesso uso la stessa identica cordatura, che sono un drop la prima corda, quella più bassa è uno 0,74 e il resto è una semplicissima muta da 0,10 0,46. L'unica cosa che ci accomuna nella 7 corde è il 10,46 fino alla sesta corda. Esatto. Perché poi io sulla settima corda invece ho una corda da 56, che è un sacco più sottile rispetto a 74. Io invece vado giù diretto all'inferno. Poi c'è da dire anche che io ho sempre suonato per lo più con l'accordatura C standard. Al massimo droppavo la settima corda alla diesis, quindi proprio di mezzo tono. Quindi non mi serviva una corda esageratamente gigante, però sto notando che ultimamente picchio un po' più forte, e quindi picchiando un po' più forte e l'accordatura magari è anche scesa perché adesso sono passato al drop la. Esatto, sono praticamente le stringhe slacciate delle scarpe. Fa quella roba lì, quindi probabilmente dovrò... Magari mi presti qualche corda da 70... Certo, 70? guarda. 70? 4, pensavo a 5, vabbè. Quindi la cosa importante qui qual è? Che con le corde giuste si riesce a suonare meglio quello che vogliamo suonare. Perché dovendo scendere tanto con le accordature, una corda un po' più spessa, come ormai diciamo da una vita qui sul canale, le corde... Non mi ricordo cosa stavo dicendo, vedi? Mentre lo dicevo mi sono dimenticato. Nel nostro caso, dovendo scendere con le accordature, una corda più spessa ci aiuta, perché con tutta questa tensione che recupera aumentando la scalatura e la dimensione della corda, ci dà non solo una corda più punchy, come hai detto tu prima, ma anche più precisa, perché quando suoniamo si piega meno, quindi possiamo suonare anche più forte, quindi anche tutta l'inerzia che ha la corda non fa quel che poi si stabilizza. Questo però dipende anche dalla scalatura della chitarra. Esatto, motivo per cui esistono le chitarre baritone, ne abbiamo parlato qui sul canale, non ve lo dico neanche più dove sono i video. Ad esempio nell'ultimo singolo dei Lacuna Coil, Never Down, una canzone che è stata scritta in standard B rispetto a quello che suoniamo di solito, quindi in drop A, decisamente un pochino più chiara, più cristallina, e in fase di registrazione ho voluto cercare di avvicinarmi il più possibile ad avere quell'effetto che si ha quando, seppur suonando in standard B, volevo che quella corda suonasse molto più che desse quell'impressione
di essere molto più bassa di... Quasi come un drop là. Quasi come un drop là. Ovviamente è rimasta in B, però devo dire che sono soddisfatto. Io sono riuscito a trovare quel compromesso che mi soddisfa. E qui è tutto l'insieme che fa la differenza. Sì, un quindi, sacco di varianti. Amplificatori, casse, microfoni, corde, simulazioni, plettri, corde, plettri, modo di chitarra, suonare, modo di tutto, suonare. tutto Anche quanto. se fuori pioveva mentre suonava usciva ancora meglio, secondo me. Magari se mi dice pioveva. No, c'era il sole. C'era il sole. Però faceva freddo. Le valvole rendono di più. Comunque, speriamo di avervi dato qualche consiglio utile per entrare nel mondo della chitarra metal e non solo, perché alla fine sono un sacco di cose utili in generale per suonare Assolutamente. con altre persone. Tutto molto soggettivo come cosa. Io ringrazio tantissimo Diego per aver condiviso con noi tutto quello che fa parte della sua esperienza in questo campo, live, studio e anche al supermercato. Io ringrazio voi. Per quale motivo il supermercato? Per il pletto. Ah già, è vero, oh, non dimenticatevelo. E se anche solo uno dei consigli che ci sono qui dentro vi è stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale, fate un bel commento e ringraziate Diego anche da parte mia. E fate lo stesso anche da parte mia nei suoi confronti. In descrizione trovate tutto quello che abbiamo usato, anche le monetine del supermercato. Ciao. Ciao ragazzi.